Keyforge Player, benvenuti nel mondo delle ombre, perché proprio di ombre parleremo oggi. 2 spoiler in esclusiva di Dark Tidings, della casata delle ombre. Andiamo a vederle assieme. Benvenuti in questo simulatore del regno delle ombre. Nel campo di gioco abbiamo già un monello di mare, in versione Evil Twin, carta incredibilmente forte che ci sarà nella prossima espansione Dark Tidings, che si fronteggia con un Gatekeeper, Questo carta video è in Sanctum di collaborazione vecchia con data, che verrà Fantasy ristampata in Dark Tidings, carta fondamentale come tutti sappiamo per l'Ember Control. E l'avversario ha già, che è abbastanza ricco, c'ha già €1, incredibilmente, e non un'ambra. Cosa possiamo fare grazie alle nuove carte che vi spoilerò oggi? La carta Sgusciare, carta azione che permette di infliggere 2 danni a una creatura avversaria. Se quella creatura non verrà distrutta, catturerà un'ambra, o in questo caso €1, dal suo lato. Infliggiamo 2 danni al Gatekeeper, che incasserà il colpo e riceverà soltanto un danno. L'ambra, nella sua pool, verrà catturata dal suo lato e quindi sarà soggetta poi, nel momento in cui verrà distrutto il Gatekeeper, al nostro guadagno. E per di più, vabbè, guadagniamo ovviamente €1 di ambra stampata grazie all'azione. Come ben sappiamo, a livello di board il nostro monello non può assolutamente competere contro le statistiche del Gatekeeper. Che cosa credi? In questo caso subentra in nostro aiuto la seconda carta che viene spoilerata oggi, il Braccio Cannone. Braccio Cannone è una miglioria che ci permetterà immediatamente di guadagnare un'ambra, e nel momento in cui viene equipaggiata sul nostro monello, il nostro monello otterrà schermaglia, otterrà l'effetto combattimento, l'ambra della creatura combattuta viene spostata nella propria pool. Ma com'è possibile? Quindi, inaspettatamente, il Gatekeeper, nonostante le sue statistiche enormi, si ritrova, guadagniamo €1 ovviamente per il braccio cannone. In più il nostro monello potrà combattere il Gatekeeper e, anche se non infliggesse danno, noi comunque la sua ambra, in questo caso il suo euro, lo guadagniamo comunque. Ora che vi ho introdotto queste 2 carte in esclusiva, in modo molto cringe, trash, possiamo fare una breve analisi. Partiamo dallo Sgusciare. Ricordiamo che Sgusciare è una carta comune, quindi avrà un grande, impatto nella media dei mazzi, sarà molto facile da trovare. Per essere una comune ci sta, perché in termini di value non è male. Conosciamo carte di vecchia data ovviamente che sono molto più forti, tipo Sussurri Implacabili, perché la grossa differenza qua è che se utilizziamo questa carta come removal dobbiamo rinunciare alla rubata, diciamo così. Un tempo era diverso, un tempo se rimuovevi rubavi, che è tutta un'altra storia. Però tutto sommato in termini di value ci siamo perché abbiamo l'ambrina, abbiamo i 2 danni possibili da fare e abbiamo anche una rubata condizionata, che ovviamente dipende dal matchup, dipende cosa hai contro, ma può funzionare. Mentre per quanto riguarda il Braccio Cannone è una carta non comune e a me piace tantissimo il concept, di questa carta, l'idea che ci sta dietro. Poi per il resto è una carta mediocre che se la troviamo in 1 per non vomitiamo, ma si poteva fare meglio. Il concept, di passare attraverso le catture senza distruggere la creatura avversaria mi piace tantissimo. Perché in matchup contro terza espansione, dove abbiamo dei Sauri giganteschi, dove abbiamo Staralli che proteggono a manetta e magari catturano a loro volta, noi riuscire a prendere quelle ambre senza dover distruggere la creatura avversaria, perché in termini di risorse da utilizzare sarebbe troppo, sarebbe ottimo, veramente ottimo. Che Braccio Cannone questo concept lo porta, ma si poteva fare qualcosa di molto più spaventoso, tipo combattimento, sposta tutte le ambre da una creatura nella tua pool. Immaginate se fosse stata così questa carta, sarebbe stata una carta molto matchup dipendente, ma spaventosa. In ogni caso, vabbè, siamo in questa espansione dove comunque le creature giganti ci sono, dare schermaglia non è una cosa da sottovalutare, quindi siamo soddisfatti. Detto questo, volevo ringraziare Asmo, Fantasy Flight, Keyforge, chiunque sia che ha avuto l'idea di far promuovere la prossima espansione ai content creator. Come ben sapete, il main contenuto del mio canale sono proprio gli spoiler di questo gioco, quindi è un'iniziativa che, per me è stato veramente un onore portarlo per la prima volta, l'esclusiva. E niente, detto questo, arriva la brutta notizia, ovvero che in questo periodo sono distrutto, non avrò tempo di fare nulla, anche i contenuti quelli consueti farò veramente fatica a portarli.
Ci aggiorneremo sicuramente più avanti, ma ringrazio anche Arconte del Crogiolo che ci ha prestato la sua voce per prendersi poco sul serio. Dovevamo fare una collaborazione insieme, ma purtroppo io sono veramente troppo impegnato e non riusciremo a farla, e quindi io ho detto dai, prestami la tua voce un secondo, ti butto dentro nel video così a caso, per dire che inizia il periodo Dark Tidings. Arconte del Crogiolo da questa settimana inizierà a parlare solamente di Dark Tidings, quindi sta a lui ovviamente e anche al network, agli altri canali, diciamo, portare e promuovere questa espansione. Io adesso vi lascio con altri 50 minuti di video, perché diciamo, vi mostro, quella l'ho registrata 2 giorni fa, diciamo la prima reaction di tutte le carte che sono state spoilerate in Cina in questo periodo, e ce ne sono veramente delle belle. Questa espansione vi ripeto che mi spaventa tantissimo, ci sono delle bombe micidiali, roba mai vista, quindi niente. Vi lascio a Dark Tidings e alla prossima. Fate bravi, ciao. Allora, io in questo periodo sono fisso in ospedale tutti i giorni e sto facendo tirocinio, ma comunque massacrante, ho dei ritmi assurdi e farò una fatica boia a tirare fuori i video. Ma... ma non so che cazzo stanno combinando a Taiwan, in Cina. Stanno uscendo gli spoiler di Dark Tidings e sono... non lo so, cioè sono roba da mettersi le mani nei capelli e non so, comprarsi una 500 e andarsi a schiantare contro un muro, perché ste carte sono assurde, assurde. Mi sono fermato da leggerle alcune, così facciamo una vera first reaction insieme, ma ne ho guardate un paio, in realtà bugia, sto mentendo, ovviamente ne ho viste una decina, gli spoiler sono tanti e sono assurde, assurde, veramente assurde. Quindi adesso faremo una carrellata rapida in cui vediamo le carte di Dark Tidings che sono state spoilerate fino adesso, escludendo ovviamente quelle che abbiamo già fatto l'altra volta. E niente, molto probabilmente allegherò questo video con i 2 spoiler in esclusiva che ho a disposizione, e il video uscirà lunedì. Però sto parlando alla videocamera come se questa parte non verrà tagliata. Iniziamo. Allora, l'armadrone, finalmente vediamo le sue statistiche. È un 3 combattimento, ruba 2. Vabbè, queste qua sono le carte Evil Twin, nulla di che. Ruba 2 in combattimento, 3 di statistica, un po' una carta bruttina, facile da contestare, ma comunque contro illusione, contro determinati matchup è veramente tanto rubare 2, quindi wow. Poi vabbè, abbiamo qua tutte le carte che probabilmente sono state viste o numerate comunque, quindi tipo questo Groundbreaking Discovery, è un'azione ambrina, gioco, poi spero che le traduzioni siano corrette, bisogna mettere queste ipotesi, quindi questi qua sono spoiler non ufficiali, diciamo, dal punto di vista italiano, ma internazionale, diciamo così, ma da qualche parte le hanno tirate fuori, quindi comunque vabbè, ci sono dei punti di domanda, quindi l'effetto non è completo. Vabbè, queste le abbiamo già viste, ci sono varie ristampe che sono state individuate come Velum e Hyde, Knowledge is Power. Poi abbiamo la nave dei Logos, che non mi ricordo se l'abbiamo vista l'ultima volta, ma è stata spoilerata comunque non ai Taiwan. E cioè, guardate sta carta, la nave Logos è il meme puro, cioè Mitrux sarebbe contentissimo di questa carta. Esaurisci fino a 3 creature Logos, per ogni creatura esaurita in questo modo gioca una carta dalla cima del mazzo, una alla volta. Ciao. Figa, le porcate, i memi che puoi fare con questa carta. Poi vabbè, hanno ristampato Zenzik, tanta roba. Arch on Recall, non sappiamo cos'è, queste sono tutte ristampe. Ecco qua uno spoiler direttamente da Taiwan. Abbiamo l'Isotropic Core, dove Ambra, cos'è, un artefatto? Sì, artefatto Ambra. Ogni creatura amica guadagna pericolo 1. Sì, va bene. Poi abbiamo l'armadrone originale, non quello Evil Twin, che dice forza 1, armatura 3, combattimento ruba 1.
Preferisco quello cattivo, onestamente, perché rubare 2 è bello sostanzioso e in ogni caso con uno che ha 1 di forza combatti solo contro quelli con illusione, praticamente. Però interessante. Poi abbiamo Austrelaris Seabot, ok, effetto marea, con la marea, raccolto infligge 2 danni a una creatura. Se questo danno distrugge quella creatura, alza la marea. Bello, molto carino, ma poi abbiamo visto che tanti effetti Logos sono particolari sull'alzare e l'abbassare la marea, è il caos secondo me Logos in questo momento, perché se l'avversario ha la marea alzata tu gliela abbassi, se tu hai la marea bassa la alzi, se ce l'hai alta la abbassi, queste cose qua, quindi abbiamo una creatura 2 dove gioco raccolto, se la marea è alta il tuo avversario alza la marea, altrimenti alzi la marea. Anche qua, ecco, guarda, l'ho appena detto, c'è questo regime di caos all'interno del Logos dove non mi sembra che hai proprio il controllo della marea, ma puoi farla altalenare tantissimo. In realtà non mi piace tanto questa creatura, perché sto effetto qua, cioè la prima parte di effetto è orribile, la seconda parte invece è molto carino, il che poi di statistiche è praticamente irrilevante come creatura. Non so cosa pensare di questa creatura, perché comunque la marea avrà un grandissimo impatto, ricordiamo, su i matchup Dark Tidings contro Dark Tidings, mentre contro Dark Tidings, contro tutte le altre espansioni, questa mi sembra una carta molto controproducente, ecco. Va bene, curiosa. Raga, cioè, hanno veramente ristampato le DAI? Eddie? Oh mio Dio. Jade? Ai ai ai. Mamma mia. Che paura. Final Analysis, cos'è? Un artefatto? O un'azione? Non so. Gioco, distruggi ogni creatura. Ogni giocatore pesca per ogni creatura che controllava distrutta in questo modo. Carina? Non so, c'ha un effetto di board removal molto grosso, ma il dover far pescare le carte all'avversario non è che mi piaccia moltissimo, però c'è da dire che d'altro canto puoi utilizzarlo per spaccarti la tua board e pescare come un maiale. Dipende tantissimo dal tipo di mazzo che hai. Dipende tantissimo dal mazzo che hai, dal matchup e carta discreta, direi. Però wow, ottima rimozione. Per essere una comune è un'ottima rimozione. Cioè, in realtà mi penso che sia un male, perché se c'hai tipo 4 perdi questa carta qua, il mazzo è da buttare probabilmente. Vabbè. Poi abbiamo l'Hydro Cataloger, che Ambra, artefatto, ok. Quando un giocatore alza la marea, quel giocatore archivia la prima carta dal suo mazzo. Carino. Questo artefatto fa male. Cioè, in realtà, allora, contro Dark Tidings non è un granché. Contro tutti gli altri matchup è fortissimo. E il problema è questo Logos che crea una sorta di caos all'interno della marea. Quindi bisogna sapersela gestire molto bene. Tipo, se ti ritrovi poi con questa cartaccia qua. È interessante. Questi sono artefatti che rendono veramente questo matchup Dark Tidings molto intrigante, perché comunque archiviare a gratis a gogo le carte ti danno una speed non da poco. Va bene, torna l'infomorfo, quindi avremo anche i potenziamenti. L'exchange va bene, Old Egard, avremo pure la Phase Shift. Ma cosa stanno facendo con questa espansione? Ma veramente ristampano pure la Phase Shift? Ma che cazzo sta succedendo? Questa non si legge. Poi abbiamo Telmeg Steelheart, di nuovo comune. Questo assomiglia tantissimo a Dextre, sembra Dextre tipo burattinaio che crea cose. Difatti è un 3 di forza, guarda caso. Allora, gioco, dai a Talmaig un segnalino forza per ogni carta che hai giocato in questo turno, inclusa se stessa.
Interessante. Ma hanno ristampato anche l'accesso alla biblioteca per caso? No, perché se hanno ristampato il phase shift mi sa che tutto è possibile. Poi abbiamo questa theoretical qualcosa, archivia le prime due carte del mazzo o gioca la prima carta del tuo mazzo. Carina, vabbè, ti dà la scelta, però conosciamo carte di vecchia data che fanno le stesse cose dandoti anche un'ambra, quindi va bene. Poi abbiamo... Oh, ricordate tutta la teoria sui Santum, i Santum non ruberanno mai, i Santum di qui, però vabbè, a sua giustifica questa carta è cattiva, è un Evil Twin, quindi deploy, i vicini di questa carta guadagnano distrutto ruba 1. Wow, wow, veramente forte, veramente veramente forte, poi ha delle statistiche abbastanza da Sanctum, il che la rendono preoccupante, direi preoccupante come carta. In realtà non è così difficile da contestare in diversi matchup, ma forte, forte, forte questa Evil Twin, mi piace un sacco. Poi abbiamo Sir Beefer, ok? 1 di forza, 5 di armatura, è la versione cattiva ovviamente, e Poison. Ok, abbiamo un Sanctum con Poison, interessantissimo 1-5, quindi sarà abbastanza cancro, in realtà, vabbè, carta discreta oserei dire. Queste le conosciamo, l'angelo l'abbiamo già visto, ristampano Nunquid, raga ristampano Nunquid, cioè ma quanto è forte Nunquid, no ma queste ristampe fanno paura queste ristampe. Madonna, cioè con tutte veramente sembra che no, le stanno scegliendo veramente bene le ristampe. Cioè già in Mass Mutation le ristampe mi erano piaciute particolarmente, ma qua se vanno di Sanctum e vanno a riprendersi Nunquid, cioè questa è una carta che ti cambia il mazzo, è troppo forte questa carta qua. Mamma mia, che bello, che bello. Sanctum mi piace un botto. Ovviamente la nave dei Sanctum è un vomito, come tutti ci aspettavamo. Esaurisce fino a 4 creature Sanctum per... no, scusatemi, l'avevo letta forse troppo di fretta. Per stannare ed esaltare una creatura per ogni creatura esaurita in questo modo. Scherzavo. 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 L'avevo letta male inizialmente. Avevo giusto dimenticato l'Exalt. Wow. E invece no. Questa carta, questa nave non è male. Stannare e esaltare. Sti cazzi. Quindi la value del RIP, salvo che non ci siano... rimane comunque una carta abbastanza lenta. E abbastanza meccanica, cioè meccagnosa, come cazzo si dice, perché comunque devono essere creature Sanctum, quindi non c'è una vera e propria versatilità nell'utilizzo delle navi, ma questo vale per tutte le navi. Però quell'ambra di value del RIP c'è, e c'è pure uno stun. Certo, il RIP è ambra guadagnata subito, il che ti dà una certezza. L'exalt dipende tantissimo dal matchup. Però questo stun in Exalt mi dà l'idea tipo io ti stanno le creature, così tu vai a rilento, vai piano, non fai quello che devi fare magari, ed è magari un investimento per il futuro lungo la partita. Non mi dispiace, non mi dispiace. Conosciamo navi nettamente più brutte. Va bene, va bene. Ok. No, l'avevo letta veramente male questa carta qua. Ho vomitato subito perché le ho lette molto velocemente. Ho visto la nave Sanctum e ho detto, vomitissimo. Però l'Exalt rivaluta un attimino la mia prima impressione, direi. Poi abbiamo il cagnolone, tra l'altro anche il muro a me piace tantissimo come ristampa, perché ti dà quel boost di statistiche che fa paura, fa paura. Non è questa carta che ti cambia il matchup, però dà fastidio, dà fastidissimo il muro. E il cagnolone, cioè... dopo che ai vicini del cagnolone sono stati inflitti danni, ripristini il cagnolone.
Insomma, non so che porcate potrebbero uscire con questa cosa qua. Ovviamente è una carta che implica il combattere, però non è male, è una 6 tra l'altro, cioè che cazzo di cagnolone è? Mi piace veramente tanto. Il cagnolone, figa. Tra l'altro averlo dato a Santum fa veramente strano, tra l'altro sono i piedi di chi? Di varie truppe, non si vede tanto bene l'immagine, però... Ok. Poi abbiamo... Cleansing Wave non può mancare. Distrugge ogni creatura che non condivide la casata con almeno una dei suoi vicini. Ottima. Non eccezionale perché dipende. È una carta che in cui se l'avversario sta attento non è granché, però è vero che se è il tuo turno sei in grado di gestirtela la board, quindi puoi veramente farci delle grandi giocate con questa carta qua. Mi piace veramente tanto anche questa. Ed è una comune, cioè removal di massa data a Santum comune, tanta roba, tanta roba. Poi abbiamo Battlefield Transition, un'ambra, azione, muovi una creatura dove vuoi nella tua linea di battaglia, tipico di Santum, effetto totalmente inutile. Quella creatura cattura uno. Vomito, abbastanza vomito direi, se è questo l'effetto e l'hanno tradotto bene, abbastanza vomito. Poi abbiamo il Ser Beafer con le sue originale non cattivo, che è un 1-5 taunt. Non mi piace, non mi piace per niente. Cioè sia un taunt, ok, ma cioè noi di vecchia data conosciamo i 6-1, non gli 1-5. Non lo so, cioè il fatto che abbia più armatura che forza implica che diciamo è più forte rispetto magari ai Santum di vecchia data, tipo il campione Anafiel, perché sopravvive agli spari, l'armatura si ripristina, però non mi piace, cioè preferisco il ciccione 6-1 onestamente. E dai. Questa qua è comune, ma veramente? Ma come? 3 ambre? Puoi giocare questa carta solo se la marea è alta. Ma di che cosa stiamo parlando? Comune. Comune? What the fuck? Ma come comune? Sembrerebbe proprio comune. Ma che cazzo? Santum fortissimo. Santum fortissimo. Cioè, io mi auguro che esca una copia massimo a mazzo di questa carta qua. Beh, comune questa carta qua. Che ti può uscire magari in 4 per. Ma stiamo scherzando? Mamma mia. Cioè, perché onestamente è una carta noiosa questa. Fa ambre e basta. A caso, però se giochi in velocità, il competitivo è così di Keyforge. Ma dai. E comunque non vediamo. Ho visto il Gatekeeper, ok? Cioè il Gatekeeper e il Bring Low. Grosse rimozioni di ambre non le sto vedendo. Però carte forti ce ne sono. Carte forti ce ne sono tantissime. Questa qua l'avevamo già vista, il pellegrinaggio. Tax Pilgrimage. Un'ambra. Una creatura cattura uno, ogni suo vicino che condivide la casata con quella creatura cattura, sì, l'avevamo già vista questa, e credo, o l'avevo già letta tanto tempo fa. Poi abbiamo il timido Giuliano, vabbè, Giuliano, il nostro amico Giuliano 3-1, raccolto guadagni 1 per ogni armatura che ha Giuliano. Bello. Bello, quindi mi aspetto che ci siano carte tipo il Monaco, tipo Shoulder Armor e basta, che boostano l'armatura. Mamma mia le porcate che puoi fare con questa carta qua. È comune? È comune. Wow. Santum veramente forte. Sembra veramente veramente forte perché ci sono tantissime carte comuni che da sole sono veramente forti.
Poi ha, se non ricordo male, ha delle porcate da fare impressionanti con la marea. Dov'è che era? Ha ristampato Nunquid, questo mi basta e avanza, onestamente. Anche questa, tipo questo artefatto qua. Wow, 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 wow. Va bene. Sauri, mi pare che non abbiano spoilerato molto di Sauri, giusto quando scorso velocemente. Imperial Forge è un ottimo ritorno, Scilla Cariddi, la nave già la conosciamo. Eccolo qua, un nuovo spoiler, questo non l'ho visto, Lex Luthor, Lex Tutor, 5 di forza, non comune. Sto andando abbastanza troppo veloce, quindi non guardiamo bene la rarità delle carte, ma vabbè, ve le leggete voi, non c'è problema. E se la marea è alta, puoi esaltare una creatura. Ma abbastanza standard, direi, per essere un comune. Ci sta, in realtà ci sta. Ci sta perché ovviamente esalti quelli dell'avversario in base al matchup e fai le porcate. Vabbè, sì. Carta normale, direi. Cavallo di Troia già lo conosceremo. Lapisaurus, anche questi l'hanno spoilerati quelli del Wild Wormhole, esatto. Taunt. Le creature che attaccano questa creatura guadagnano pre-combattimento, esalta questa creatura. Abbastanza fastidioso come taunt, ma statistiche da Sanctum, da un dinosauro ci aspettiamo molto di più, onestamente. E Water's Edge, se la marea è alta, una creatura nemica, no, scusate, una creatura amica cattura 3, altrimenti alza la marea. Va bene, va bene. Azione comune, Ember controllo diciamo elevato. Interazione con la marea, carina. Carta che sarà sicuramente utile in questi mazzi di Dark Tidings. Madonna, che schifo, devo ruttare fortissimo. È colpa dei panini che mi faccio in ospedale, porca puttana, che schifo. Allora, Madonna, sto morendo di infarto o è il panino che mi fa male? Comunque, ecco, questo è un signor dinosauro, un 7-2, tra l'altro è fichissimo. Cioè, a me non si vede bene la grafica, ma a me sembra fichissimo. Cioè, la posa è veramente virile. Dopo che a questa creatura è stato inflitto danno, se la marea è bassa, esaltala. Esaltalo, vabbè. Sì, non è una cartona, ma è una 7-2, dannazione. Se trovi delle ottime interazioni con la marea, ma soprattutto con le ambre esaltate, tipo anche solo Fausus the Great è un'ottima carta. Non vedo. La cosa che mi preoccupa è che non vedo tipo il Ludo, però sono veramente poche queste carte. Quindi bisogna ancora aspettare per i Sauri e capire bene come saranno. Però ecco, mancano un po' di carte chiave, diciamo, per i Sauri. Però vabbè, carino. Mi piace un cifro sto tizio per la posa principalmente. Poi va bene, questa gente qua l'avevano già tutta vista. Presumo, mi pare di sì. Questo tutto visto. Questo è nuovo, la Dead Man Chest. Oh, finalmente un bel tesoro dei pirati. Questo lo volevamo. Ambra è un artefatto ovviamente ed è del tratto tesoro addirittura. Gioco, metti 4 ambre sulla Dead Man Chest dalla pool comune, infliggi 2 danni a una creatura. Se 6 o più creature sono state distrutte in un turno e la Dead Man Chest è ready, muovi tutte quelle ambre al giocatore attivo. Quindi è una carta matchup dipendente che cambia tantissimo, però cioè è molto deck dipendente, ma la value è forte. In realtà non mi piace tanto perché cioè tu ovviamente non puoi giocare Dead Man Chest e attivare subito il suo effetto, devi sicuramente aspettare un turno nella speranza che l'avversario non sia abbastanza forte da aversi tenuto una vratta, una removal, un qualcosa per attivare la Dead Man Chest per sé. Quindi
Non lo so. È bellissima l'idea del tesoro. Non mi piace tanto l'idea della risoluzione dell'effetto, onestamente. Mi sarebbe piaciuto più qualcosa, non lo so, devi fare determinate cose per poterti guadagnare il tesoro poi, ma doveva essere tutto a tuo vantaggio, tipo mappa del tesoro, ad esempio. Non lo so, non lo so, va bene. Early Birds Alpha ripristina tutte le creature ombre. Wow. Non sono un gran fan delle carte alfa, ma questa carta ti dà 2 ambre di base e quindi giustifica tutto l'alfa, onestamente. Mamma mia. Questa qua è una di quelle carte che bisogna vedere in follow up, altrimenti è una carta da scartare probabilmente, ma in realtà, cazzo, per 2 ambre così a gratis su azione dipende da tantissime cose, ma mi sembra un'ottima azione, mi sembra veramente un'ottima azione. Veramente, perché fosse stato probabilmente Age of Ascension, questa carta sarebbe stata senza ambre stampate, alfa, ripristina ogni creatura ombra. Ogni carta ombra, quindi anche gli artefatti. Invece non è così, gli ha messo 2 ambre stampate, così ve le regaliamo una carta alfa. A voi non vi piacciono le alfa, ci mettiamo 2 ambre stampate sopra. Bravi, bravi, bravi. Keyforge sta proprio crescendo, cioè non ce n'è. Questa creatura. Allora, cos'è? Una miglioria? Sì, miglioria, scusate, che ormai l'orario di stanchezza abbiamo superato. Sto registrando questa roba alle ore 19, in realtà è prestissimo, però sono detonato. Allora, questa creatura non può essere usata e guadagna all'inizio del tuo turno. Puoi dare al tuo avversario 2 ambre. Se lo fai, distruggi Ransom. Carta molto bella, ma l'avversario non ti darà mai 2 ambre a meno che non sia per la combo per vincere la partita. Non so come. Per distruggere questa miglioria. Fosse stato obbligato l'avversario a pagarti 2 ambre all'inizio del turno, sarebbe stata una bomba disumana, però effettivamente non avrebbe avuto senso. Bella l'idea, ma si può fare meglio secondo me. Ecco, questa è una carta che potevano evitare di ristampare, onestamente. Scusate, io non sono un gran fan di Root. Borro invece è un'ottima ristampa. Abbiamo il Montebank che gioca. Puoi esaltare Montebank una volta o 2 volte. Azione ruba 1 per ogni ambra sul Montebank. Non ha elusione, è una 1. È un uncommon. È un vomito. No, questo è un vomito. Non mi piace tanto. Non lo so, probabilmente con determinate sinergie, cioè con determinati mazzi non è male. Perché tipo, che ne so, hai il ludo in campo, lo esalti senza problemi. L'avversario poi ha la scelta. Contesto il ludo, contesto lui, se riesce a fare tutte e due è straforte. Altrimenti è un problema. Non lo so, non mi piace tanto questo. Hard Simpson originale l'avevamo visto? Sai che non mi ricordo. Quello cattivo sì. Quello originale mi pare di no. Elusione è un 4. Elusione, dopo che gli è stato inflitto danno, ruba 1. Se la marea è bassa, sì, l'avevamo già visto. Allora quello cattivo, perché mi ricordavo quello cattivo? Perché c'è... li avevamo visti tutti e due. Ok, sono fuso io. Questo me lo ricordo benissimo. Ma per me è una bomba inverosimile questa carta qua. Fortissima, fortissima questa carta qua. Shoulder Ride, va bene. E abbiamo Walk the Plank. Questo è un grande classico. Praticamente penso che tutti i giochi di carte abbiano almeno un Walk the Plank. E se l'avversario non ha ambre, infliggi 4 danni a una creatura, altrimenti ruba 1. Discreta.
mi piace tanto in realtà. Cioè, poteva avere una value molto più alta, cioè rispetto a carte di vecchia data che hanno una value decisamente più alta rispetto a questa carta qui. Però vabbè, dai, ruba uno, ci sta. Qua cosa sta succedendo? Perché c'è questa cosa gigante, me l'hanno presa da un'immagine, no? Va bene, poi abbiamo l'ufficiale Hawkins, cattivo, deploy, gioco. L'avversario perde uno per ogni vicino non star ally dell'ufficiale. Bella, 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 bella. Tanta roba questa. Tanta roba. Mi piace un cifro. Gioco, la piazzi in mezzo a due, se ce li hai ovviamente, in genere sì, ovviamente dipende dalla qualità del mazzo, dipende da tante cose, però almeno uno dovresti riuscire a fargliela perdere, quindi mi piace, mi piace. Questa carina, peccato che è cattiva, quindi magari quella buona fa schifo, non lo so. Va bene, questa l'avevamo già vista, questa è nuova. Scudo qualcosa. Forza, questa creatura può essere giocata come upgrade invece di creatura, va bene, con il testo. Questa creatura perde tutta l'armatura e guadagna meno 2 forza. Cosa? Cioè, tu hai una creatura 5-0, ma puoi giocarla come miglioria per un'altra creatura e fargli togliere tutta l'armatura e dargli meno 2 di forza, quindi usarla come removal. Non mi piace. Non mi piace, detto proprio schiettamente, non mi piace. Cioè, io la giocherei tutta la vita così, 5 di forza pulito. Come faccio? Cioè, a meno che non ci siano combo particolari, che onestamente ho sfogliato velocemente, non mi sembra, ma sicuramente mi sbaglio. Non mi piace. Poi abbiamo, cioè, gli staralli, tutte queste cose. Ma dai, ma cos'è? Ma l'hanno tradotto bene? Perché non lo so. Boh, vabbè. Comandante ufficiale Gross, umano, 3 di forza, gioco, puoi cercare nel mazzo per Liaison Officer, rivelala e aggiungila alla tua mano e mischia al mazzo. Combattimento raccolto, dai un token più 1 per ogni creatura tra il comandante Gross e l'ufficiale Hinks. Ah, ok. Non ho capito perché c'è una miglioria davanti, però. Cioè. No, vabbè, sto tizio qua quindi cerca. Chi è sta comandante Lynx? Si sa. Vabbè, sarà una carta che. Procedurale che genera un'altra carta. In realtà, tutto quello che non è Ambra o controllo Ambra a me m'annoia, quindi. Nah. Questa tutta roba che abbiamo già visto. Questo la motoretta non si sa cosa fa, ma l'ho vista anche qua in alto. Sono 2 motorette, 337, 300, no, sono la stessa motoretta. Va bene, cosa a caso, tutte ristampe. Qua abbiamo Sabotage Mission, l'avevamo già vista, sì. Questa azione, per ogni forza scegli una creatura, distruggi ogni altra creatura. Carina, carina, molto molto, cioè è una removal di massa, è una removal di massa. Quindi scegli per ogni forza scegli una creatura, distruggi ogni altra creatura, quindi se ci sono, ok, quindi se ci sono creature con la stessa forza, 2 creature con la stessa forza, ne distruggi una delle 2, ok. È molto carina, dipende da tantissime cose, però mi piace, mi piace. E anche questa è una carta che ci puoi giostrare dietro tantissimo, come molte removal che abbiamo visto in questo Dark Tidings, dannazione. Bello, bello, queste sono le carte che ti divertono proprio tantissimo. La skill, la play, cioè le fai con queste carte qua, non ce n'è. Abbiamo il Consiglio della Grande Alleanza, che è un artefatto
artefatto, sì, non sembra un artefatto ma è un artefatto. Mi piacerebbe sapere il tratto di questo artefatto, però vabbè. Azione: scegli una creatura appartenente a ogni casata, distruggi ogni creatura tranne quella scelta. Molto matchup dipendente, molto strana, però è un gran bel artefatto. Porca puttana che male che fa questo artefatto qua. Ed è comune. Ed è comune, quindi è inutile come artefatto comune, onestamente, perché se lo trovi in più copie è inutile. Inutile no, perché vuol dire che hai più probabilità di vederlo prima, ma cosa te ne fai di due di questo? Wow. Vabbè, simpatico, simpatico, simpatico. Questo abbiamo già visto. Oh, eccolo qua, l'Officer Blaster. La creatura guadagna più 2. Dopo che il blast, questa creatura ottiene distrutto, attacca questo blaster alla creatura alla destra di questa creatura. Vabbè, carino. Poi abbiamo una Rocketeer che avevamo già visto. Poi abbiamo sto tizio qua. È lo scudo versione buona. Ok. Questa creatura può essere giocata come upgrade. Quella creatura guadagna più 2 armatura. Mamma mia, che vomito. Che vomito di carta. Poi abbiamo sti insondabili che, raga, Gesù. Cioè, questo è il meme della giornata. Perché nomina 2 carte, scarta le 2 carte dal fondo del mazzo dell'avversario. Se c'è... no, se ci sono le carte nominate, quindi devono esserci tutte e 2. Distruggi questo artefatto. No, scarti, scusami, la Dark Discovery, che è un'azione, my bad, e forgi una chiave senza costo. E quindi tutti quanti si sono chiesti giustamente, ma come faccio a manipolare il mazzo dell'avversario? E a quanto pare ci sono carte capaci di farlo. Però, ecco, in realtà ci sono... Tipo, se l'avversario ha una carta e basta nel mazzo, e... Cioè, a parte il fatto che questa carta renderà veramente le partite molto cruente, perché magari uno chiede, scusami, posso rivedere la tua lista? Cioè, tu sai che c'ha la Dark Discovery e dici... Sto cazzo. Però, wow, cioè... Mamma mia, ma poi guardate anche questa. L'Omnimus, questo qua non sappiamo ancora i tentacoli come sono, mi pare. Ma guardate anche questa. Guardate anche questa. Quando una creatura nemica raccoglie, metti un segnalino, qualcosa su questo artefatto. Se ci sono 6 o più segnalini, muovi questo artefatto nella battle line sul fianco. Questa creatura è una 100-100. Una 100-100. Ma cosa stia diventando Keyforge? Cioè, evochi tipo Cthulhu, cioè, non lo so, 100-100. Ma dai. Cioè, allora, è lentissimo, è un artefatto che non... È un meme gigantesco, è troppo lento per darti una value effettiva nella partita, cioè... Poi ovviamente la creatura non è immortale, è soggetta a tutte le rimozioni del mondo, chi se ne frega. Però, cioè dai, ma perché? Cioè è proprio comica come carta, non ce n'è. Questo l'avevamo visto, sì, la trench l'avevamo vista. Poi abbiamo, quando la tua marea è alta, le chiavi dell'avversario costano più 4. Forte, fortissima. Fortissima questa carta qua. Ecco, no, stavo pensando, se si accavallano degli effetti all'inizio del turno, poi come si muoverà la marea? Mi stava venendo in mente questo, perché questa cosa è fondamentale da chiarire per la forgiatura chiave, no? Quindi, vabbè, avremo le risposte a tempo debito sicuramente. Dopo che una chiave è stata forgiata, esaurisci ogni creatura che controlla, va bene, che questa la conoscevamo già.
Questo Zelota, anche questo lo conoscevamo già. Abbiamo un Echo Pearl. Distruggi Omni. Allora, questo è interessante. Artefatto, item, Omni, distruggi Echo Pearl, esaurisci, stanna e incazza una creatura. Discreta? No, beh, carina, in realtà. Molto, cioè... non fa più niente quella creatura lì, facevi prima distruggerla, cazzo, cioè, però, ok, Keupe, sto tizio qua, Sleeping with the Fish, li conosciamo, sono delle bombe atomiche. Poi abbiamo Tomb of the Glow, quello non cattivo, esaurisci una creatura se la marea è alta, pesca una carta per ogni creatura esaurita, ogni creatura nemica esaurita. Wow. Cos'è che faceva la versione cattiva di questo? Già non me lo ricordo. Se la marea è alta, esaurisci una creatura nemica e l'avversario scarta una carta dalla mano. Questo esaurisci una creatura. Se la marea è alta, pesca per ogni creatura nemica esaurita. Questo è nettamente più forte, cioè, cioè non c'è storia. Non c'è storia. Madonna. Questa creatura non si ripristina. Under pressure, wow. Che cancro. Questa, raga, è una comune. Questa è una comune. Brain drain. Ambra. Guarda la mano dell'avversario, scegli una carta dalla sua mano e gliela metti in cima al mazzo. Comune. Comune, ma insieme a questo qua, Bubbles. Gioco, entra in campo, metti una creatura nemica in cima al mazzo dell'avversario. Cioè, ma se stiamo giocando contro un mazzo che ha questa carta qua, la Dark Discovery, cioè, che tra l'altro è una speciale di rarità, vuol dire che esce in combinazione con qualcosa? O è rara, non lo so. Cioè, vuol dire che bisogna stare attenti a come si finisce il mazzo. Perché, vabbè, se l'avversario ha 2 Brain Drain in mano e tu concludi il mazzo con 0 carte, sei fottuto. Ma no, ma questo vale anche per Bubbles. Cioè, devi sempre cercare di ciclarlo il mazzo, mai rimanere con 0 carte nel mazzo. Se c'è la Dark Discovery contro. Ma porca miseria, ma che forte. Ma queste 2 carte qua, ma sono comuni, è questo che mi spaventa di più. Ma sono incredibili, sono dei cancri allucinanti. Maronna. Ma non è che sono dei cancri solo perché c'è la Dark Discovery, cioè sono proprio forti. Cioè questa carta entra, è come se facesse da removal, anzi, è come se rallentasse, se vuoi, il mazzo dell'avversario. Cioè, se tu non hai creature che hanno effetti gioco particolarmente forti, tipo Infornace, le Dust Pixie, queste cose qua, cioè tu sei finito contro sto coso qua. Difatti nell'artwork, guarda caso, ci sono i sauriani dentro le bolle. Però, mamma mia. Mamma mia, ma che forte. Poi questa qua, anche solo perché guardi la mano dell'avversario, è fortissima. Ma se per di più gli prendi una carta e gliela metti in cima al mazzo, vuol dire che lui il turno successivo ha una carta in meno. E non gliela prendi random quella carta, la scegli tu. Ma dai, ma di che cosa stiamo parlando? Comune, comune, è comune sta carta qua. Io mi auguro veramente che gli insondabili, cioè se è questo il livello degli insondabili, che ci siano soltanto in questa espansione qua, perché sono veramente troppo forti. Sono incredibilmente forti. Porca puttana. Poi vabbè, dobbiamo ancora vederle tutte le carte. I vomiti ci sono ovunque, ma queste sono veramente carte troppo forti per essere comuni. Cioè, non ce n'è. Va bene. Ambra, item, azione, esaurisci una creatura o un artefatto. Va bene.
Ci sta, è una carta ottima perché attiva un sacco di sinergie con determinate carte degli insondabili, ti dà pure un'ambra, ci sta. Canto di qualcosa, l'artwork sembra strepitosa, onestamente, poi si vede male in realtà, ma boh, non lo so, le onde concentriche probabilmente sono anche sott'acqua, anzi sicuramente saranno sott'acqua, non so che cazzo sono sti cosi. Non si capisce neanche cosa sono, ma a me piace l'artwork. Esaurisci una creatura se la marea è alta, esaurisci ogni creatura. Carta fondamentale per fare le combo con Sleeping with the Fishes, queste cose qua. Ci sta. Sink or Swim l'abbiamo già vista, la Rana l'abbiamo già vista. Questa, la Storm Surge. Durante la fase, no, l'avversario non può ripristinare le carte durante la sua fase. Ah, sì, anche questa bomba inverosimile. Cioè, no, dai, sti insondabili sono incredibili, sono fortissimi, porca miseria. Andiamo avanti, selvaggi, speriamo di vedere qualcosa di nuovo. Questa non ha l'immagine, ma abbiamo l'effetto, non si sa perché. Sarà una fonte attendibile, boh, non c'è nemmeno la fonte. Distruggi un'altra creatura amica. Se lo fai, gioca una creatura differente dalla tua pila degli scarti, ripristina e usa quella creatura. Che bomba. Che bomba. Questa è una bomba. Questa è una fottuta bomba. Cioè, in realtà, in termini di value, non è sto granché. Però ti dà, cioè, detto così ti dà. Cioè, ready and use, quindi tu la usi anche se non è selvaggi, questa carta qua. Quindi ti dà un sacco di versatilità, un sacco di scelta. Molto probabilmente puoi fare delle porcate allucinanti. Wow. Se è questo l'effetto, tanta roba. Tanta roba. È la Evil Twin di questa strega dell'alba, però wow. Hanno ristampato il draghetto, io sono contentissimo. Cioè, vabbè, l'ho già trovato il draghetto, ma bastava trovarlo il draghetto. Adesso vorrei che facessero un tappetino magari con questo draghetto qua. Che cacchio. Hanno ristampato il lupo. Gebuk non era necessario. Ritual of Balance è praticamente l'unico Ember Controllo che ha decente, diciamo, selvaggi. Deep Sea Gruen, attenzione, abbiamo il Gruen degli abissi. Se la marea è bassa, il tuo avversario guadagna 1. Oh, che merda. Vabbè, in realtà play and rip guadagni, però vabbè, ti dà 2. Che merda, sì, che merda l'effetto ovviamente, ma è comunque un Gruen. È comunque un Gruen che potrebbe non dare nessuna ambra all'avversario, quindi in realtà è un ottimo Gruen questo qua. Io molto probabilmente sto sopravvalutando tutta questa questione della marea, perché ci saranno una marea di vincoli. Che battuta incredibile. Però ci sta, dai. Mi piace, è un Gruen. Tra l'altro è comune, ma il Gruen peloso è sempre stato comune, no? Non è mai stato comune. Primo Gruen peloso comune della storia. E poi abbiamo questo Murloc, questo Murmocling. Ho detto Murloc perché sono un gran fan dei Murloc, lo sanno tutti. In realtà non ho mai giocato a Warcraft, mi fa schifo Hearthstone, ma so comunque chi sono i Murloc. E your opponent's keys cost plus X Ember, where X is the power of the Murkling. E parte da 2. Bomba atomica. Ottimo. Non è sta grande carta perché comunque è facile da contestare, tante cose così, però tu la giochi e
dai un +2 costante all'avversario, magari nel momento giusto, nel momento in cui gli farai pagare la chiave 12.000 e quindi tutte quel surplus di prezzo sono ambre perse. Sti cazzi. Sti cazzi.